Dimmi Veronica, Mi qualunque... viene, Sì. mi viene in mente l'audio che mi ha mandato un amico durante una sua canalizzazione. Mhm. Mi vengono in mente le voci, i canti che precedono questo messaggio. Che sensazioni ti danno questi canti, queste voci? Un po' di commozione, ho la pelle d'oca, ma come che mi stiano dicendo ti siamo vicini. Ok, vai un po' avanti. Vediamo se c'è qualcosa che ti arriva di diverso. Mi viene in mente una mia ava che avevamo visto in una precedente sessione, che si chiama Kankiku. È Mhm. come se fosse anche lei insieme a noi, così a fare questa cosa. Bene, vai avanti in questa visione. Questa visione la vedi, Monica? Questa specifica no. Ok. Come vedi Veronica? Mi ha già presentato diverse immagini. La prima immagine che mi presentava era tipo un gioiello d'epoca. Mhm. Fermati. Veronica, gioiello d'epoca. Dimmi se lo vedi. No, Vai, vai Monica, dimmi com'è fatto. Mi dice che è una madreperla e ha tutto intorno una sorta di decorazione dorata e glielo vedo sia all'orecchio che come unico bottone di un cardigan. A che altezza? Del cuore. È l'unico bottone che c'è di questo maglione. È un'immagine simbolica o una vita precedente? No, simbolica, suppongo. È Veronica? Sì, sì, sì. Il cardigan di che colore è? Sul rosa, un rosa rossastro. Esattamente come la vedevo io. Madreperla. Mm. Madre perla. Mm. Cosa ti vuole far capire e conoscere da questa immagine, Veronica? Un legame faticosamente indissolubile. Con la madre. Sì. Veronica, questi pochi secondi cosa è successo mentre ascoltavi Monica? ho, ho immaginato mia mamma e mia mamma ed io insieme, però non mi arriva molto altro, sinceramente. Tu hai un gioiello del genere? No, Ok, lo riesci a immaginare? bianco? Sì. Mhm. Sì. Va bene. Proviamo. Vai alla causa esoterica della tua voglia di zuccheri. Farmaco? Secondo me è il farmaco. Mhm. Come lo vedi il farmaco? Vedo la pillola, bianca e rotonda. Come una madreperla?
Esatto, sì. Come lo vedi il farmaco, Monica? Lo vedo che è come se saltasse. Salta dalla Vera di adesso alla Vera di quando era bambina in ospedale. Salta in che senso? Va in due momenti diversi, ma è sempre uguale? Mm, come se fosse animato. Mhm, Salterella. mhm. Ed è diverso quello di oggi da Sì, quello della Vera di 10 anni? sì, è diverso, ma è come se mi facesse vedere una specie di connessione fra questi due tempi. È come se ci fosse un legame più profondo, che è vero che questo farmaco chiama la voglia di dolce, Mhm. però ad un livello più profondo è quasi in quel momento in cui lei avrebbe voluto una vita come gli altri bambini che giocano, che mangiano i dolci, eccetera. E lei faceva una vita un pochettino diversa, ovviamente. Vera, cosa vedi? Sì, mi ci ritrovo in quello che ha detto Monica e lo confermo, Ok, però non lo vedo. vai a un ricordo. Non lo devi per forza vedere, lo puoi anche percepire, lo puoi anche sentire, lo puoi anche sentire con l'olfatto o con le orecchie. Un ricordo di quell'epoca, 10 anni, in cui eri sempre da sola. Sì, lo sento. E la commozione, la tristezza di quei giorni e la malinconia. Descrivimi il posto in cui sei, la stanza. C'è una stanza grande con 8 letti, 4 da un lato e 4 dall'altro, ed io ero a letto vicino alla finestra, la porta chiusa col vetro e dal vetro continuo a spiare in attesa che arrivi mamma. Ed io sono lì triste, il tempo non passa mai e aspetto solo il momento di stare un po' con lei. Vai a un momento in cui arriva. Descrivimi l'ingresso nella stanza o addirittura quando la vedi dalla finestra. Sono felice perché la vedo arrivare, mi abbraccia, mi bacia, mi chiede come sto e lascia anche che io dormi e lei mi guarda. Sta lì ferma a guardarmi. Oppure poi mi fa giocare e cerca di farmi passare il tempo e di farmi divertire insieme a lei. Bene. Guarda la stessa scena fuori dal corpo, in termini energetici. Vedo la stanza grigia, percepisco che è grigia, tanta tristezza in tutto il reparto. E mia mamma che entra per me, la vedo luminosa comunque, perché mi porta tanto amore. Basta. Bene. Ora ascolta quello che dirà Monica. Monica, vai a una vita parallela passata in cui Vera e sua mamma sono insieme. Marito e moglie. Chi è il marito? La mamma. Chi accudisce la moglie? Mm. No. Dunque, lo vedo un marito che per gran parte del matrimonio mica si è comportato tanto bene con lei.
La picchia. La tradisce. La tradisce. Accade poi che ha una sorta di risveglio, di redenzione, diciamo, ma è molto in là con gli anni. E lui racconta tutto alla moglie e loro decidono di continuare questo legame indissolubile in un'altra maniera e in modo tale che non si possa più presentare il tradimento. Come? E in questa vita madre e figlia. Ok. E appunto quella che adesso è la mamma un po' si riscatta, no? Da tutto quello che ha fatto, perché se ne occupa al 100%. E è il suo mondo, cioè, ed è anche un po' un sacrificio, cioè è una donna completamente dedita alla famiglia, a lei in particolar modo, e quasi annientandosi lei come persona, no? Consegnandosi in effetti anche al mondo religioso. Mm. Mm. Come si chiamava questo marito, la mamma di Vera? Peter. Mhm. E Vera come si chiamava? Mm, Non mi dire Car- Heidi. Non mi dire Caroline. Heidi. No, Caroline, Carrie, non so. Caroline, Carrie. no. Mm. Siamo in Mm. Austria, no? Sì. Mm. Austria. Austria, sì. Di Peter, non Peter. Peter. Mm-mm. Vera, che mi dici? Sì, confermo quello che ha detto Monica, infatti mia mamma è così. Mentre lei parlava, hai visto qualcosa? Non riesco a vedere, non so perché. Hai percepito qualcosa? Sì, percepito, sì. Cosa? Un senso di è così, di verità? Esatto, che mi mancava sapere qualcosa, capire qualcosa e quello che ha detto lei riempie questo dubbio che avevo. Monica, perché sei così presa e commossa da questa cosa? Dimmelo. Sei straziata. Eh, perché comunque hanno fatto un patto molto forte, no? Cioè mi fa vedere che lei non si sarebbe mai staccata dalla madre, no? Cioè, vabbè, il legame era prima marito e moglie, no? Adesso in questa incarnazione, come se non ci fosse l'accettazione di staccare il cordone ombelicale. Allora, quando lei, tra virgolette, poteva iniziare ad affacciarsi su una preadolescenza, è scattata la malattia, no? Eh, una malattia che l'ha legata a filo doppio, triplo, quadruplo con la madre. Mm. Acqua. Sì, tantissima acqua. Dove? Nel liquido amniotico me lo fa vedere già. Mm. Come se mentre Vera era in questo stadio prenatale, scusami, e, ripassava l'accordo con la mamma di Mm. questo legame indissolubile. In che modo?
che l'indipendenza di Vera sarebbe arrivata fino a un certo punto e che la mamma avrebbe potuto occuparsi di lei sempre un po' come una bambina, accudendola proprio da ogni punto di vista e sacrificandosi interamente per lei. E proprio lo sento profondamente quello che ci ha detto prima Vera, che qualunque cosa Vera le chiederebbe, la madre sarebbe disposta a farla, senza fare domande, senza obiettare nulla, lo farebbe ciecamente. È qui adesso la mamma? Accanto, sì, sì, sì. Accanto a lei? Sì, sì, che le tiene la mano, sì, sì. A destra o a sinistra? Di Vera. Voilà. E la vedo in questo momento sulla sua destra. Destra. Mhm. Quindi Le più tiene la mano vicina destra. all'inquadratura. Sì, sì. Monica, quanto vibra Vera? Mi fa vedere che era partita da una vibrazione e ha già iniziato a salire. Adesso mi fa vedere 31 miliardi, E all'inizio? 18, 17, 18. Vera, la visualizzi questa frequenza? Più che altro, non so se sento anche mio papà sulla mia sinistra, che è vivo, però mi sembra di sentire che anche lui è qua con me. Mhm. Monica ride, quindi mi sa che è un sì. Come Sì, lo senti? È Vera, eh? Anche lui con amore, come mia mamma. Quello sento tanto amore. Vi tenete per mano? Sì, come se fossero questi cuori che ho in mano, che in realtà è il mio Diego, però è come se fosse mia mamma e mio papà, uno sì. a destra e l'altro a sinistra. Stavo proprio per dirtelo, rappresentano, dunque quello di destra che colore ha? Ovvio. È Ok. quello verde, E quello a sinistra è viola, fucsia. azzurro, fucsia. Sì. Quello a destra è di Diego e c'è mia mamma che è molto legata a Diego, anche lei. E quello a sinistra è mio e c'è mio papà. Sì, prova a chiedere un messaggio a tuo papà, in eterico. Lui è vivo, in eterico, Sì, attraverso il traduttore cuore che hai in mano. non riesco, sono emozionata. Descrivici questa emozione. Mi commuovo, quasi mi viene da piangere perché Piangi. comunque sento che mi vuole molto bene, mi vuole trasmettere il suo affetto. E lui è un uomo di poche parole, però fa sempre tanto con i fatti e con i gesti. Chiediamo un piccolo aiuto a Monica, che ci dice a parole Grazie. qual è il suo messaggio. No, ma poi torno su di te. Monica, Non so, mi viene la domanda che aleggia e se vuole vendere l'attività. Ah, sì, cioè perché lui non è convinto, mm, Mm, ha paura di non saper cosa fare dopo, una volta che non avrà più questa attività a cui pensare. E quindi se lo fa perché glielo sto chiedendo io, lui non è proprio convinto. mm. mm. Ora concentrati Vera sulla mano destra. Il cuore traduce il messaggio che in eterico tua mamma ti lascia adesso. Cara Vera, adesso però sei tu che ti stai occupando di me, quindi non preoccuparti, quello che io ho fatto per te. Adesso me lo stai rendendo e siamo pari.
nessun debito nei miei confronti. Ci aiutiamo a vicenda solo perché ci amiamo. Ti voglio bene. Bravissima. Allora chiedo a Monica solo una descrizione estetica di questo messaggio. Come l'hai vista la madre? Molto china su Vera, proprio con una totale dedizione. Io non so, sarà che io non ho mai vissuto un rapporto così, no? È veramente commovente. Io non ce l'ho mai avuto un rapporto così. Tesoro. Non a caso, no? Sono qua io adesso. Sì. È molto difficile per me, forse anche per te, Luce, interpretare questo, perché non è cosa che non ci è stata data in questa vita qui. Però lei ci sta mettendo partecipi, no? Va bene, dovunque appaia, chiama Vera il tuo compagno. Sì, l'ho chiamato. Mi sembra in fondo ai piedi perché lui comunque è sempre un po' titubante, anche se si fida di me. Quello che fa è perché si fida di me, non tanto perché lui sia convinto. Risulta anche a Monica. Non vorrei farmi influenzare dalle cose che so. No, Monica passa tutta la sessione a sghignazzare, diciamo, sotto i baffi, come dire sì, 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 sono tutte conferme, Vera, tranquilla. Ok. Stai andando come un treno, tanto per cambiare. Come lo vedi, come lo senti, come lo percepisci? Ok, titubante. Dammi un Sì. colore. Il tuo compagno è, in questo momento? Adesso lo vedo blu scuro. Vedo verde. Verde è il suo cuore. Infatti il suo cuore è verde. Sì, tra il verde e il blu è il suo cuore. E tu di che colore sei, Vera? Mi sento rosa e il mio cuore è fucsia. Come ti vedi vicino a lui? Oddio, Come colore? vedo un unico colore. Vedo un giallo oro, come se fossimo abbracciati. E non abbiamo più ognuno il proprio colore, come se ne vedessi uno solo per entrambi. Che è quasi oro, che è anche un colore che piace molto a entrambi. Monica, anima gemella o fiamma? Allora, mi fa vedere questi due cuori che nella parte superiore dove si crea la rotondità, i due cuori stanno proprio iniziando ad intersecarsi, come dice lei, in una fusione. Mhm. Quindi io dico che hanno iniziato il processo di fiamme. Quindi dall'ultima sessione fatta, non ricordo da chi, ma A credo da Elena. maggio, sì, a maggio da Elena, che Elena? eravamo anime gemelle di quinto livello plus. Mhm. Quindi proprio il passaggio è avvenuto. Sta avvenendo. Sì, Andiamo avanti così. A Sì, mi causa di dice cosa, che Monica? ce la Ah, possiamo fare. lo dice lui adesso? Mi sembra di sì. Che mi dica ce la possiamo fare, andiamo avanti così. Mhm. E tu lo vuoi? Sì, Vera? sì, lo voglio. Monica, vita passata parallela tra Vera e il suo attuale compagno, se c'è. perché mi presenta questa immagine in cui c'è una barca e so che sono entrambi nave, scusami, all'interno della nave.
e me la dà sia come rappresentazione attuale, che insieme stanno guidando questa nave, anche se la vedo che la guida più lei. Ogni tanto lascia il timone a lui, ma è prevalentemente lei che guida. E vedo la loro vita precedente che si sono incontrati tipo su un battello. Io vedo sempre tanto acqua che riguarda lei. È tipo, non so come dirti, cioè lei era una donna, lui era un bambino, proprio bambino, quindi tantissimi anni di differenza, e lui da bambino ha avuto tipo un colpo di fulmine verso di lei. Ma questa è la vita attuale, è successo così. A 10 anni lui mi ha detto: io sono innamorato di 2 persone, una sei tu e l'altra con la quale fece un figlio dopo, e invece 20 anni dopo ci siamo incontrati noi. Però è andata esattamente come stai dicendo tu, lui ha molti anni meno di me, 7 anni. Ecco, vedi perché? Perché qua in questa vita che io vedo non era proprio realizzabile, ok? Ma Perché in quella lei vita era che vedi, Monica, c'è l'altra donna di questa vita? La madre del figlio? questo bambino con chi è? Con una zia, non è con la madre. È con me che non sono la mamma, è come se fossi una zia, vive con noi il bambino, il ragazzo adesso ha 20 anni. Ah, guarda te come hanno rispettato in qualche modo questi ruoli. C'è comunque un'analogia, una forte analogia, no? Mhm. Perché comunque questo bambino ha provato come un sentimento maturo, no? Vedendola. Mhm. Però non si poteva proprio realizzare la cosa, perché veramente in questa vita che io sto vedendo, secondo me c'erano qualcosa tipo 25-30 anni di differenza, Mhm. più o meno, eh? Quindi non era proprio realizzabile. Tuttavia questo bambino è stregato da questa donna adulta. Sì, 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 folgorato proprio. Mm. Come lo vedi, Monica? E ai piedi del letto di Vera? Le massaggia i piedi. Lo fa spesso. Mm. Mm. Che cosa ti dice Monica? Cioè, Dai, vai, vai. comunque lei è fortunatissima. Io vivo per lei. Oddio, pelle d'oca. Che colori vedi, Monica, di La lui? coperta è d'oro. Cioè, quando lui le massaggia i piedi diventa d'oro la coperta. Mm. Anch'io mi ero vista che eravamo avvolti da qualcosa dorato, ma non Mm. capivo cosa. Vera, vai avanti tu, come Lui ha un vuoi. po' paura però a affrontare delle questioni che lo riguardano. Mm. Secondo me il percorso iniziato da Fiamme sì c'è, ma è vincolato a lui, Sì, che, giusto. che deve lavorare su di sé in qualunque Giusto. modo, non facendo un'ipnosi per forza con me, non dico quello, ma in qualunque modo, con il nemico numero uno di tutto, soprattutto delle fiamme, ma di tutto, che è la paura, messo alla porta e buttato fuori con un calcio. Come se ci fossero degli elementi comuni fra il suo compagno e il papà di lei. È vero, sì. Mm. Stiamo facendo un'attività insieme noi tre. Mhm. E questo forse è ciò di cui lui ha paura. Il tuo compagno? Esatto, sì, che diceva Monica prima che lui ha paura di qualcosa che riguarda sé, forse è inerente a questa attività in cui lui è molto coinvolto più di me. Monica, tu vedi in Vera della paura in generale, di qualunque tipo?
Quasi niente. No, non ho paura di niente. Mm. Adesso. Ecco perché mi è sempre sembrata una grande sin da subito, Vera, Io perché se... non ha paura. Esatto, io non ho mai avuto paura neanche della malattia perché, come dice Monica, ho sempre sentito vicino, molto vicino a tutta la mia famiglia. E ho sempre detto con loro vicino supererò qualsiasi ostacolo. Forse la mia PS abbiamo scelto questo problema della malattia, sapendo che avevo vicino persone anime con le quali avrei affrontato questa situazione. Infatti mi ha sempre dato tantissima forza. E adesso Diego. Va bene, ovviamente anche fuori dal cinema il tuo compagno, ma chiamiamo nel cinema tutti i nostri amici del nostro gruppetto, tuo fratello, le tue sorelle, io non sapevo tu avessi delle sorelle, sono due? 2 sorelle, sì. Due sorelle. Va bene, mamma e papà, ma sono comunque accanto a te. Mamma, papà e compagno sono già accanto a te. Sì. Monica, dimmi qualcosa sul cinema in generale. Il fratello viene? Allora, il fratello mi viene, allora, praticamente come se fosse stato con addosso una specie di vestito di carnevale di pecora nera e poi se l'è tolto. È Ed vero, è, ed è incredibile. gra- Scusa se ti interrompo Monica, ma infatti è sempre stato, io dicevo, un po' la pecora nera della famiglia con le tue testuali parole, però in quest'ultimo anno si sta comportando in maniera tale che si sta inserendo molto nel nostro sì. rapporto familiare. Mm. E il gruppetto nostro c'è? Tra l'altro le sorelle le vedo tipo gemelle, cioè che quante non saranno gemelle, no? No, ma sono strafiatate. Esatto, così. Allora, vedo sempre, sai che vedo sempre lei, Mhm. Lucio. Mm? Lei, Della eh. casa di... Di là, ok. Ah. la vedo sempre. Ah. Ah, beh, sì, 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 scusami, c'è sempre. Ho Pupattolino visto ci sarà. subito la medium Elena, perché lei cioè, fa comunque questo proseguo insieme a noi. Mhm. Perché si è creato comunque un legame molto profondo tra loro due, perché hanno fatto una sessione importantissima insieme. Sì. Detto tantissimo, ma io devo fare i nomi, perché sennò come faccio a farti capire? No, fammi capire. Non so se puoi Sì. fare i nomi, quindi non La rischiamo. romana, La? Sì, Ah, ok, sì. infatti l'ho pensato che la tantissimo. volevo. Sì, anche lei. Mhm. Sì. Vedo il creatore degli orgoni. Ok. Mm. Io ci sono. E Io beh, non vengo mai nel cinema, questa volta posso venire nel cinema. Ti invito vorrei io, vedere. Lucio. Nel tuo cinema ti invito io. Ok. Il toscano, quello PLF, c'è? Certo, certo. Ok. Quella dei Monti, c'è? Sì, Quello sì, delle, sì. can- Come? Vero? quello delle canalizzazioni. Chiedevo se ci fosse quello Ah, delle canalizzazioni, ma mi sembra di sì. l'altro toscano. Sì, sì, Oh, sì, sì. ok. C'è un particolare rapporto tra lui e Vera, anche di vite passate. Mm. Quest'altro uomo io lo vedo che ha avuto parecchie vite all'interno di comunità. Mhm, Mm. mhm, Magari anche comunità che molto lontane, no? mhm, Anche un po' aborigene, cose del genere, no? mhm. E vedo che lui era nella stessa comunità, gruppo, famiglia, chiamiamolo così, in cui lei faceva un po' vedo che cucinava, però un po' anche tipo che preparava degli Trugli? sì, che gli Mhm, diceva lui, che gli suggeriva lui, che poi lei arricchiva in qualche modo. mhm.
Ma tipo figlia lei? O come se fosse una figlia? Sì, più giovane, sì, 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 sì. Sì, ma come se fosse una figlia, cioè la trattava come una Sì, figlia cara, ovviamente. sì, ma lì però non c'è quell'idea così di famiglia stretta come ce No, l'abbiamo no, noi. no, non è la Eh, figlia, ma è come se lo fosse. esatto, 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 proprio così. Bello, perché lui ha dato a lei un bellissimo messaggio in preparazione di questa sessione. Tu lo vedi vero adesso? Non lo vedo, ma lo percepisco, sì. Come? Dove? Mi sembra che sia qua nella stanza, ma lui è tanto, è grande, non riesco a definirlo in qualcosa di piccolo, è energia, non so come definirlo, energia che sento in tutta la stanza, insieme a tutto quello che è lui. D'accordo, perché quando guardo il cinema, se guardo il lato destro lo vedo, guardo il lato sinistro lo vedo, in punta lo vedo. È vero. Ovunque. Ovunque. C'è Sì, sempre. e poi mi sembra che stiano venendo fuori un po' i rapporti che ci sono tra il gruppo. Mhm. Faccio un esempio, sempre usando termini generici sulle persone, tanto noi le capiamo. Faccio fatica io, Lucio, a capire. Mhm. Poi vuoi farti aiutare da Monica? Sì, grazie. Sì, ma analizzami tu i Mm, soggetti. mm. Tu e... La romana, per esempio. Mm. Sorellone loro, non so, ecco. Non so, c'è qualcosa proprio di affinità, non so, anche quasi somatica. Somatica, non so, anche di simpatia, del modo di... È un'intesa, proprio c'è un'intesa. Mm. Esatto. E con la ragazza della montagna. Mhm. Anche. Monica? È diverso, è un'intesa differente, molto profonda. Ehm, non so come dirti, proprio poetica, ecco, chiamiamola così. Cioè? Amiche per la pelle, amici per la pelle. Non so, è come se venisse fuori l'aspetto, proprio la femminilità nel loro confrontarsi, nel senso femminile. Ehm, alleate. Mm. Ho capito male. Come se si rispecchiassero, come se una aiutasse l'altra a tirar fuori la femminilità. Cioè Mhm. una estrazione, io vedo che una estrae dall'altra. E viceversa. Sì, 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 Bella questa cosa. moltissimo. Ok, su questo prossimo punto chiedo solo a Monica perché sei troppo coinvolta, Vera. Sì, Vendita grazie. dell'attività. Qui sei troppo coinvolta. Vendita dell'attività, Monica, tutto quello che ti viene. Sì, no, quando, come, perché. Allora, vedo un tavolo con 3 persone, come se lei deve andare a un tavolo di confronto, senza veli, con il compagno e con il padre, loro 3, e basta. Cioè lo so che c'entra anche il fratello, eccetera, però in questo tavolo vedo solo loro 3 Mhm. che devono tirare fuori alcune perplessità. Vedo che proprio in questo caso Vera prende di nuovo il timone della nave ed è come se si mettesse lì in maniera analitica carta e penna in Mhm. mano. Pro e E contro. sì, 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 una cosa del genere. Sì, Strade, futuri scenari possibili, qui sì, qui no, qui tu vuoi, qui potresti, qui no, sì, qui lì. sì. Ok. Lei Quindi non timoniere. solo parole, ma scritto.
perché mette per iscritto, perché tutti e tre possano ben focalizzare ed eventualmente allontanare dubbi, titubanze. È la strada che Vera desidera, quindi è la strada giusta. Allora, è la strada che Vera desidera e infatti io la vedo la vendita. Però vedo che lei ha necessità di fare anche questo passaggio di confronto. Per, sai che cosa? Per far andare più velocemente le cose, perché sennò è lei che si autofrena. Se non c'è questa chiarezza. Ma questa chiarezza serve soprattutto per lei, il compagno o il padre? O tutti e tre, o non so chi, due. Lei lega fortemente lavoro e famiglia, cioè diciamo che lei si muove nella vita proprio con amore, con affetto. Quindi prendere una decisione per se stessa 100% o esclusivamente economica non gliela vedo. È vero. Infatti questo confronto, Monica ha perfettamente ragione, lavoro e famiglia ce l'ho anche con le mie due sorelle, che hanno dei dubbi su tante cose. Io le ho detto dovete venire qua da me, ci incontriamo alla scrivania e io vi chiarisco tutti i dubbi che avete. Infatti sto aspettando anche l'incontro con loro, come hai visto tu, per continuare questa cosa con più serenità, perché c'è la famiglia da una parte e il lavoro dall'altra. Quello che vedo io è prima questo incontro a tre, da cui nascono questi punti, che hai detto anche tu, Lucio, con questi punti un incontro più allargato. Esatto, è il nostro progetto, il nostro programma. Bene, Monica, i soldi prestati torneranno? Però lei diceva giusta una cosa, che c'è un blocco che è relativo al compagno. È più un nodo che lui ha da sciogliere. Sì, anche per me, esatto. Perché lei, per assurdo, potrebbe farli entrare in un'altra maniera, quelli. Capito? Però succede questo, che se lei li fa entrare in un'altra maniera, lui è un po' come si sente mortificato che non li ha fatti entrare lui. Nella maniera canonica della restituzione. Cioè che lei potrebbe fare una Vi ho roba... scusate, vi ho perso un po', ma vi seguirò poi riascoltandovi. Non so se mi avete chiamato, comunque sono qua. No, ci hai perso come voce. Ok, come connessione. Come connessione internet, sì. Va bene, poi lo riascolterai, comunque facciamo un lavoro finale poi su tutto. Va bene. Le Orgoniti di Vadim. Dal loro arrivo in casa di Vera, molte cose vanno meglio. Molte medicine vengono prese in piccole quantità. La pressione è migliorata e appunto a livelli medicinali viene preso pochissimo, un ottavo, un quarto. L'insonnia è praticamente sparita. A livello energetico, cosa vedi, Monica? Allora, la prima informazione che mi viene è che c'è stata una fase iniziale di passaggio in cui come questa fortissima energia, che per certi aspetti era troppa, fra lei e la madre, è stata un po' trasferita su questi organi, spalmata. E questo è stato un beneficio perché la conseguenza è stata che lei si è avvicinata anche di più al compagno, perché è come se cioè, l'amore tra lei e la madre rimarrà sempre grandissimo, no? Ma era come un po' isolante. Quando sono entrati questi orgoni è come se questa
questo anello che chiudeva loro due si fosse aperto e quindi è entrato più agevolmente il compagno. Cioè come se lei fosse in una fase proprio alchemica, di continue, ma ne vedo che ce ne sono ancora altre, di trasmutazioni continue. Vera, tu cosa vedi? Sì, vedo un movimento di energie dentro casa cioè io mi sentivo un po' bloccata da qualcosa e forse era questa cosa e l'orgone mi ha portata a sbloccarmi, quindi forse sono fuoriuscite energie che trattenevo in modo errato. Sì, penso proprio di sì. Quindi sulla prime è andata a lavorare su pressione, medicine e sonno. Come se avesse riequilibrato inizialmente il mio stato fisico e anche energetico. Mm. Mm. Va bene. Ok, costruiamo un ad eternum. Vera. Sì, lo Pensalo, faccio con le mani e vedo sì, fallo lo adesso. penso, una grossa palla, sì, una grossa palla luminosa dorata. Ok. Mettine uno nel posto in cui lavori. Ok, Bene. Adesso ne metterai uno, ne fai uno apposta per quell'incontro a tre col papà e compagno. Proprio su quella scrivania. ok, Di che colore l'hai fatto? è sempre dorato, È più grande o più piccolo del giallo primo? oro. È grande tutta la stanza. Benissimo. Mettine uno nel tuo corpo emozionale. Nel cuore, Di che colore lo hai fatto? rosa, Prende tutto il tuo corpo emozionale? sì, Mettine uno nel corpo mentale. nella testa, Uno nel corpo eterico. in tutto il corpo, Subliminale. anche quello in tutto il corpo. E in ultimo, fisico. Nel mio rene trapiantato. Ci sono interferenze, Monica, eteriche e mentali? No, ne avevo vista una piccolina. Mentale? Sì, Mhm, caffeina, mhm. come una sorta di agitazione e iperstimolazione, perché lei ha moltissime cose da fare, da pensare, Verissimo. e allora quindi a volte va un po', non so come dirti, ecco sì, in iperstimolazione, sì. È verissimo, ci sono un sacco di volte in cui sono super agitata per troppe cose da fare, per il lavoro più che altro. Motivo per cui voglio vendere e dedicarmi alla mia anima, al mio spirito. C'è ancora caffeina? E allora lei, adesso io la vedo legata all'acqua, no? Quindi vedo che l'ha messa sotto l'acqua e quindi sta a lei, lei può fare tutto quello che vuole, capito? Mhm. E un giorno può tirarla un po' fuori perché potrebbe anche servirle, perché in un certo senso a volte le dà come un'accelerazione, no? Cioè la vedo quasi con gli occhi dietro la testa.
che guarda dappertutto così. Quindi a volte potrebbe quasi essere necessaria. Quindi la vedo con questa mano che la preme giù in acqua e poi a volte la potrebbe fare un po' emergere, dosandola lei. Gestendola lei. Sì, sì, sì. Che poi è perfetto così, perché questo è quando uno ha in mano le redini del gioco. Alla fine, vabbè, non tutte, però molte entità mentali potrebbero essere, alcune, poche, entità mentali potrebbero essere anche utili alla Sì. bisogna, prese, usate, buttate via. Un po' come la caffeina, che a volte può servire, ma l'abuso ovviamente non è consigliato. Abuso vuol dire 8-10 caffè al giorno per lunghi periodi. Ottimo. Proviamo a vedere la frequenza. Parto da Monica e poi ti chiedo, Vera, se vedevi un numero simile. Mm? Mhm. Frequenza, Monica. Adesso. 189. Vera? 150. Perfetto. Consapevolezza. 251. 250. PS rispetto alla PE. 59. 69. Benissimo. Vite. Aspetta un attimo, C'è il 900, 11, 911, sì. Mhm. 930. Percentuale di cervello. 13 e mezzo. 12. Sono ottimi valori. Ci sono interferenze, Monica? No, no. Ok. Ottimi, ottimi valori. C'è qualcosa al cluster? L'avatar? E anche al cluster. Sinceramente mi sembra che lei sia in grado di fare delle pulizie costanti. Io mi vedo che sono io al computer al posto suo, dove decido io tutta la mia vita, me la scrivo e tutto quello che scrivo è quello che voglio e che sarà per me. Perché nessuno deve permettersi di essere al computer al posto mio nella mia vita, lo faccio io. E quindi mi vedo al computer a scrivere queste cose. Perché sorridi, Monica? Cosa fa il compagno? Il compagno la guarda, è come in piedi, appoggiata allo stipite della porta, che la guarda, non so, inondato d'amore, di ammirazione anche, molta stima anche. Molta stima. Mm. Cosa fanno quelli del gruppo nel cinema? E ognuna reagisce, sai, no? In base alla propria personalità. Ah, La romana proprio, sai, no? Super ah. espansiva, salti, vuole andarle al collo ad abbracciarla, così, no? La, l'altra delle montagne ha portato i formaggi per festeggiare. Io cosa faccio? Ah, sei venuto col gatto. Come? Sei venuto col gatto. Col gatto. Io vorrei fare un applauso a Vera Sì, dal cinema, Grazie. a cui sì, tutti si quanti. unisce la madre, il padre, il fratello, le sorelle e il compagno. Mm. E questo applauso, come un applausometro, alza la sua frequenza. 189. A quanto siamo? Grande il contributo delle sorelle, 305. Quanto vedi, Vera?
Cosa vedi? Cosa senti? No, vedo le mie sorelle che sento l'abbraccio dalle mie sorelle, una di qua e una di là. Sento Mm. questo. E la gioia. Vera, vorrei che tu esorcizzassi il nemico. Vediti, immaginati in un ambiente dove c'è tantissima acqua e immergiti nell'acqua. Che vedo come una piscina e io mi tuffo e mi immergo. E nuoto. Nuoti su o sotto? Nuoto sott'acqua. Lucio, Sì, 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 ti sento. E com'è? ti sento male. Mi senti? Sento un senso, sì, adesso sì, un senso, quest'acqua mi trasmette un senso di serenità e di tranquillità e di felicità che ho tutto, adesso ho tutto e posso anche migliorare, devo solo pensare ancora di più alla mia anima, al mio spirito, ho la possibilità di farlo, ho gli strumenti, Percorrila, diciamo, per poterlo fare. percorrila tutta la piscina in un nuoto sott'acqua che ovviamente non ha delle regole fisiche, puoi anche non emergere per respirare, puoi fare tutto o in apnea o respirando sott'acqua, arriva in fondo alla piscina e poi esci. Sì, ho fatto tutto il giro della piscina e poi sono uscita. Ok. Sei E bagnata o asciutta? sì, le gocce d'acqua le vedo brillare, le vedo come fossero goccioline dorate. Mhm. E mi torna in mente anche la perla dell'inizio, come se fossero delle piccole perle. Benissimo. C'è ancora la madreperla, Monica? E il No, maglioncino rosa? però la vedo con il costume intero, fucsia. Ah. No, quella non c'è più. Immagine finale, Monica? La vedo che così con il costume va verso il compagno, anche lui in costume, con un cappello tipo di paglia lui, anche. Sono in vacanza, al caldo. Messaggio finale. Cappello, cappello che lui ha e vacanze che vogliamo fare. Messaggio di lei a se stessa, di lei a lui, di lui a lei, Monica? Ma lei dice non mi sono mai sentita così bella. Vero. E lui è Lu- come se dicesse te lo ridico che ti amo. Vera, cosa vuoi aggiungere? Sono felice così, non ho niente da aggiungere. Va bene. Grazie. Allora torniamo. Mm? Disconnettetevi da tutto e tutti e noi torniamo. Ascolta adesso, Vera, la mia voce. Conto da 1 a 5 e al 5 sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando.